Ti svegli di colpo alle 4:30 del mattino. Il telefono criptato, quello che usi solo per le comunicazioni più delicate, vibra insistentemente sul comodino di marmo nero della tua villa fortificata a San Luca, in piena Calabria. Fuori dalla finestra blindata, l'Aspromonte è avvolto in un buio fitto, interrotto solo dal verso lontano di qualche animale selvatico. Il vento freddo della montagna sibila contro i vetri antiproiettile. Rispondi con la voce ancora rauca di sonno. Una voce che riconosci immediatamente, quella del tuo compare più anziano. Ti dice solo 3 parole secche, senza saluti, senza spiegazioni. Sei tu, il nuovo capocrimine. Silenzio totale per qualche secondo. Il tuo cuore inizia a battere così forte che sembra volerti uscire dal petto. Le mani ti tremano leggermente mentre stringi il telefono. Da questo preciso istante la tua vita non sarà più la stessa. Sei diventato l'uomo più ricco e più temuto, non solo d'Italia, ma di tutta Europa. Controlli praticamente l'80% della cocaina pura che entra nel continente. Decidi sui porti strategici come Gioia Tauro, influenzi politici a Roma e a Bruxelles, gestisci imprese legali da Milano fino alle fabbriche di Duisburg. Ma soprattutto, da oggi in poi, non potrei più fidarti di nessuno, nemmeno del tuo fratello di sangue, nemmeno dei tuoi cugini che hai cresciuto come figli. Qualsiasi errore, qualsiasi segno di debolezza e finirai con una pallottola in testa o, peggio, sciolto nell'acido. Benvenuto nell''ndrangheta, la mafia più potente, più ricca e più impenetrabile del pianeta. E tu sei il suo re assoluto. Ricordi perfettamente quella notte di 3 settimane fa, la notte che ha cambiato tutto per sempre. Il santuario della Madonna di Polsi, nel cuore dell'Aspromonte, era stato chiuso al pubblico con una scusa ufficiale. Solo 49 uomini fidatissimi erano stati ammessi all'interno delle antiche mura di pietra. L'aria era densa di incenso, di sudore e di tensione. Tu eri lì, inginocchiato sul pavimento freddo davanti a un tavolo rustico coperto da un drappo bianco. Sul tavolo c'erano una pistola carica, un coltello affilato e un fazzoletto immacolato. Il capo società, un uomo di oltre 70 anni con lo sguardo di chi ha visto 1000 tradimenti, ha preso il santino raffigurante San Michele Arcangelo. Con un punteruolo affilato ti ha punto il dito medio della mano destra. Hai sentito il dolore acuto ma non hai mosso un muscolo. 3 gocce del tuo sangue sono cadute direttamente sull'immagine del santo. Poi ha preso un accendino e ha dato fuoco al santino. La carta si è consumata lentamente e la cenere calda è caduta proprio sulla tua ferita aperta, mescolandosi al sangue fresco. In quel momento hai ripetuto la formula sacra, parola per parola, con la voce ferma nonostante il battito accelerato. Giuro solennemente di rinnegare mio padre, mia madre, i miei fratelli e le mie sorelle fino alla 7ª generazione. Giuro di rispettare le regole della società maggiore fino alla morte. Giuro fedeltà assoluta all''ndrangheta e ai suoi codici. Se mai dovessi tradire, che la mia carne bruci come questa immagine, che il mio sangue si trasformi in polvere e che la mia anima sia dannata per l'eternità. Ti hanno conferito la dote del quintino, la più alta e la più rispettata tra tutte le doti dell''ndrangheta. Da quel preciso istante hai smesso di essere un semplice uomo. Sei diventato il capocrimine, il vertice assoluto della provincia, l'unico che può decidere chi vive e chi muore, non solo in Calabria, ma in mezzo mondo, dalla Colombia alla Germania, dal Canada all'Australia. Adesso è mattina. Sono le 7 in punto. Scendi al piano di sotto della villa per fare colazione con tua moglie e i tuoi 2 figli adolescenti. Parlate del tempo, della scuola, delle partite di calcio come farebbe qualsiasi famiglia normale in Italia.
ridete persino per una battuta. Ma sotto il tavolo di legno massiccio, a portata di mano, tieni sempre la tua beretta 9 mm con silenziatore caricata e pronta, perché anche in casa tua la paranoia è la tua migliore amica. Alle 8:30 arriva il tuo contabile di fiducia, un uomo che lavora con te da 20 anni. Ti consegna un tablet criptato con connessione satellitare. Ti mostra i numeri del giorno prima. A Gioia Tauro, il porto che controllate completamente, sono arrivati 1200 kg di cocaina purissima, arrivata dal Perù, via nave container. Purezza al 92%, valore all'ingrosso esattamente 42 milioni di euro. Una volta tagliata e distribuita nelle piazze di tutta Europa, frutterà più di 120 milioni. Tu annuisci lentamente, con un piccolo sorriso soddisfatto. Dici solo: bene. Metà del carico va a Milano per il mercato italiano, l'altra metà parte subito per Francoforte con i camion dei nostri soci tedeschi. Alle 10 in punto inizia la riunione settimanale con i capi mandamento. Sono arrivati da tutta la provincia. Quello della zona ionica ti bacia la mano in segno di rispetto assoluto. Quello tirrenico ti chiama compare con voce deferente. Seduti intorno al grande tavolo nella sala riunioni blindata, decidete insieme chi si aggiudicherà l'appalto miliardario per l'autostrada Salerno-Reggio Calabria. Decidete quanti ristoranti a Düsseldorf devono pagare il pizzo mensile questa volta. E soprattutto decidete chi deve sparire stanotte. Un piccolo spacciatore che ha osato vendere roba tagliata male o un imprenditore che ha tardato con i pagamenti. Ma l''ndrangheta oggi non è solo Kalashnikov, lupara e vendette di sangue come nei film. Tu sei un vero imprenditore moderno. Possiedi ristoranti di lusso a Milano che fatturano regolarmente 8 milioni di euro all'anno, tutti perfettamente puliti sulla carta. Hai cantieri edili in tutta Germania dove lavorano centinaia di operai. Hai quote di maggioranza in aziende di energie rinnovabili in Puglia, pannelli solari che nascondono riciclaggio di denaro. I tuoi conti correnti sono sparsi tra banche svizzere, società offshore a Dubai e trust a Panama. Nessuno può risalire a te. Il vero business, però, rimane la cocaina. Tu parli direttamente con i grandi narcos colombiani tramite telefono satellitare irrintracciabile. Loro ti conoscono solo come l'italiano. Tu non fai giri di parole, dici semplicemente: mandate il carico numero 7 al porto di Gioia Tauro entro il 15 del mese. E il carico numero 7 arriva sempre puntuale, nascosto in container di banane o di caffè. Ma ora immagina questo momento. Sono le 23:47. Sei solo nella tua stanza blindata, al terzo piano della villa. Le luci sono basse. Guardi i monitor delle telecamere di sorveglianza ad alta definizione. All'improvviso vedi tuo cugino secondo, quello che consideravi quasi un fratello, che parla fitto fitto con uno sconosciuto vicino a una macchina parcheggiata fuori dal cancello. La conversazione sembra animata. Lo sconosciuto gesticola molto. Chi è quell'uomo? Un carabiniere sotto copertura che sta raccogliendo prove? Un pentito della direzione distrettuale antimafia che sta registrando tutto con un microfono nascosto? O è solo un semplice amico che vende hashish di bassa qualità? Tu non lo sai. E non puoi chiedere direttamente, perché chiedere significherebbe mostrare debolezza. E nell''ndrangheta la debolezza si paga con la vita, con la lupara bianca, con la scomparsa senza lasciare traccia. Il telefono vibra di nuovo. Un messaggio da un numero sconosciuto, protetto da crittografia avanzata. Compare, sappiamo tutto. Domani alle 6 in punto ti aspettiamo. Il cuore ti esplode nel petto. Il sudore freddo ti scende lungo la schiena. Chi ha parlato? È stato tuo fratello maggiore che ha sempre invidiato la tua ascesa? È tuo figlio di 19 anni che forse ha chiacchierato troppo con gli omici sbagliati? O peggio, è stata la tua stessa moglie?
stanca di vivere nella paura costante. Decidi che non puoi aspettare. Chiami immediatamente il tuo uomo più fidato, uno dei pochi che ancora consideri leale. Gli ordini con voce gelida: portami secondo, vivo, e fai in fretta. 2 ore dopo, nel capannone abbandonato di Platì, tra montagne isolate, hai tuo cugino secondo legato stretto su una sedia di ferro arrugginita. Sta piangendo come un bambino, giura e spergiura che è innocente. Ti dice tra i singhiozzi che lo sconosciuto era solo un fornitore di hashish marocchino, niente di più. Compare, te lo giuro sulla Madonna di polsi, non ti tradirei mai. Tu lo guardi dritto negli occhi, senza battere ciglio. Prendi la pistola e gliela infili lentamente in bocca. Il metallo freddo tocca i suoi denti. In quel preciso istante senti nella testa la voce di tuo padre, morto anni fa in un agguato. Sangue mio, non fidarti mai di nessuno, nemmeno di te stesso. Premi il grilletto o lo lasci andare, rischiando che domani sia proprio lui a premere il grilletto contro di te mentre dormi. La decisione è solo tua e devi prenderla ora. Ogni anno, il 2 settembre, ritorni al santuario di Polsi per la riunione annuale più importante. Tutti i capi dell''ndrangheta nel mondo vengono a renderti omaggio. I rappresentanti canadesi di Toronto, quelli australiani di Melbourne, i potenti clan tedeschi di Duisburg. Ti baciano la mano uno dopo l'altro. Ti chiamano Vostra Eccellenza con rispetto reverenziale. Brindano con vino della tua terra. Ma mentre sorridi e ricambi i saluti, sai perfettamente che almeno 3 di loro in quel preciso momento stanno già tramando nel buio per prenderti il posto, per diventare il nuovo capo crimine al tuo posto. Ora sei di nuovo nel tuo letto king size, blindato e sorvegliato. Sono le 5:47 del mattino. Il telefono vibra per l'ennesima volta. Stesso numero sconosciuto di prima. Apri il messaggio con le mani che tremano leggermente. C'è solo una foto di te, mentre dormi profondamente nel tuo letto, scattata da dentro la tua stanza, da pochi metri di distanza. Sotto la foto, una sola frase scritta in maiuscolo. Benvenuto nel club, capo. Ora sai come ci si sente davvero a essere il numero 1.